Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, siamo al cospetto della lore di Lord of the Ring, nell'universo espanso, che arriverà a noi nelle prossime settimane, ma grazie a una preview della casa madre possiamo iniziare ad esaminare qualcuna delle leggendarie che popoleranno questo set, tanto atteso dai fan della saga. La scelta è ricaduta su una carta che porta in dote i 5 colori, aprendo le porte a un deck building sicuramente vasto e intrigante, focalizzato però su una tipologia di permanenti piuttosto recente, anche se perfettamente integrato con questo set, e con molti altri da sapore epico, le saghe. E quale personaggio migliore di questo poteva incarnare al meglio le grandi gesta narrate in queste carte particolari, se non un bardo che esprime il massimo sotto questo punto di vista, offrendoci un potenziale del tutto inaspettato, persino per una carta a lui dedicata. Questa volta vi parleremo di Tom Bombadil. Abbiamo a che fare con la prima vera leggendaria in grado di valorizzare al meglio le saghe, anche se, come avremo modo di vedere in questa analisi, ha bisogno di diverse carte di supporto per funzionare al meglio tra i tavoli del formato EDH. Ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con 5 mana specifici, uno bianco, uno blu, uno nero, uno rosso e uno verde, abbiamo un bardo Dio, con forza 4 e costituzione 4, che presenta 2 abilità, legate a filo doppio con le saghe. La prima abilità recita, fintanto che ci sono 4 o più segnalini sapere tra le saghe che controlli, Tom Bombadil ha antimalocchio indistruttibile. Mentre la seconda c'è, ogni qualvolta si risolve l'abilità capitolo finale di una saga che controlli, rivela carte dalla cima del tuo grimorio fintanto che non riveli una carta saga. Mettilo sul campo di battaglia e il resto in fondo al tuo grimorio, in ordine casuale. Questa abilità si innesca una sola volta per turno. Con questa combinazione di abilità, in particolare la prima, ci proponiamo di tenere in campo il più possibile il nostro bardo Dio, che offre, con la seconda abilità, un plus non di poco conto, purché la lista sia ricca di saghe adatte a fare veglio a tutto tondo. La natura di queste saghe, che sono a tutti gli effetti gli incantesimi, ben si sposa con quella pentacolare del generale, così da permetterci di infarcire la lista non solo di questi specifici permanenti, ma di tutte quelle staple che rendono proficuo il loro cast. Un approccio articolato e complesso che avrà bisogno della nostra massima attenzione per dare il giusto valore a questo Tom Bombadil, che incarna alla perfezione il grande valore di questa figura, nell'immensa ambientazione del Signore degli Anelli. Con quanto viene offerto da Tom Bombadil è chiaro che le nostre saghe devono essere il fulcro della nostra build, ma non sono sufficienti per rendere agibile un mazzo di 100 carte, che rischia altrimenti di fare ben poco anche con il generale in campo. Per fortuna le saghe sono anche incantesimi ed elementi come Argothian Enchantress e Birth of Imperium, per farci pescare, sono tanti e sempre ben accetti per dare benzina alla nostra azione, che non si può solo basare sull'ultimo capitolo delle nostre carte preferite. Ci serviranno anche degli elementi per interdire le giocate avversarie, e qui le saghe, con carte come Elspeth's Nightmare o Phyrexian Scriptures, possono proporre qualche elemento di disturbo, anche se sono piuttosto prevedibili nell'azione, se si devono attivare dopo il primo loro capitolo. E vista la loro natura breve, che dura tipicamente solo 3 turni, elementi di recursione come Anna, Ship Navigator o Sun Titan saranno utilissimi a rendere consistente la nostra azione, non lasciandoci mai senza pezzi in campo, utili anche solo a proteggere il generale. Infine, come opzione di gioco di deck building, potremo approfittare di Giganta o Wellspring come compagno, così da avere anche uno strumento agevole per il cast del comandante, che comunque potrebbe essere critico, visto che viene richiesto obbligatoriamente un mana per ogni colore. Come visto nelle premesse e nel ruling di questo Tom Bombadil, tutto nel nostro mazzo dovrà ruotare attorno alle saghe, permanenti non certo facili da domesticare, sia per la loro natura variegata, sia per i costi di cast, che non sono sempre leggeri da sostenere. Per questo motivo ci serviranno diversi elementi di rama, ma tra Dried of Hills Grove, Santon Weaver e Cynthia Caretid potremo soddisfare la fame di mana colorato in fretta, così da sostenere la nostra azione per una rapida entrata in campo nel nostro bardo preferito. Anche gli sconti di cast, ottenibili con Yokai Naturalist, Herald of the Pantheon e Starfield Mystic, ci possono aiutare a ridurre la curva delle nostre saghe e degli altri permanenti di tipo incantesimo che potremo schierare nel mazzo, ma si tratta di aggiunte di contorno che non risolvono i costi specifici, spesso doppi di questi permanenti. C'è anche una saga, Yuga Defend the Temple, che può darci mana in più, sotto forma di un nuovo mana dork, ma si tratta al momento di un caso più unico che raro, nel vasto panorama di questa tipologia di carte. Di certo non ci mancheranno carte che ci faranno pescare, all'ingresso di una nuova saga, in particolare con varietà di creature tra Eidolon Blossom e Zuri Stalker of Spheres, Johara Weather Captain, Mesa Enchantress e Cities Harvest End, e molte altre presenti con questa tipologia di abilità.
Questa tipologia di effetti, molto diffusa in realtà, ben si sposa con incantesimi come Enchantress Presence, Rising Study e Will of True, e saghe del calibro di World Spell e The Great Synthesis, che non ci faranno mancare le carte in mano per gestire al meglio le nostre partite. C'è persino un viandante, Calyx Destiny's Hand, perfetto per le sinergie che andremo ad inserire a tema incantesimi e saghe, soprattutto la sua Ultimate, che ci può dare parecchi bonus in un colpo solo. Sul fronte delle terre, grazie anche a tutori come Expedition Map, potremo accedere a diversi elementi utili a questo impianto, tra House of Helios Generosity, Serra Sanctum, War 3 e Urza Saga, così da avere, anche in questo comparto, vantaggi appetibili per la nostra build. Fondamentali saranno anche gli elementi di recursione, con Glenn Archon Weaver, Rona Disciple of Gitz, Serjuki Vevelin Lore e Tesha Ancestor Apostle, primi pezzi in grado di riprendere qualcosa caduto nel cimitero, in particolare le saghe, che prima o poi ci finiranno inevitabilmente dopo il loro terzo capitolo. Anche alcune di loro, The Binding of the Titans, The Cruelty of Jigs, The Elders Reborn e The Remeridian of Dominaria e The War of Heaven, prevedono questo tipo di effetti, trasformando il cimitero in una risorsa, dandoci modo di tenere testa anche a rimozioni specifiche, puntuali o globali. Un modo alternativo per rendere ancora più efficaci gli effetti nelle nostre saghe è raddoppiando il Tirgan, e con carte come Ex-Parasite, Leadform Engine, Sphinx of the Second Sun, Strionic Resonator e Weaver of Harmony, potremo ottenere il doppio dalla loro presenza in campo, per un boost non di poco conto nella loro resa. Infine, come elementi per sostenere il campo, visto che non avremo molte creature all'appello da poter schierare, con generatori di token come Johnny Chosen, Archon of Sun Grace e Siege of Empty Throne, potremo convertire l'ingresso di queste carte in pendine utili anche a vincere, se innescheremo con profitto tutto il mazzo. Con tutto quello che può ruotare attorno a Tom Bombadil, tra saghe e incantesimi nel loro complesso, è facile ipotizzare diverse strategie di supporto per valorizzare al meglio questa particolare tipologia di permanenti. Di certo dovremo proteggerne l'ingresso o la presenza in campo. Per fortuna abbiamo accesso a diverse carte come Ashen of the War Tree, Destiny Spinner, Privileged Position, Ruff's Captioner Chips Mage e Sterling Grove, e molte altre che ci possono garantire un board consistente. C'è però un'altra meccanica che ben si incastra con i segnalini delle nostre saghe, Proliferate, che con diverse staple a partire da creature come Atraxas Pretor's Voice, Evolution Sage, Flux Channeler, Tamminberg e Yagmoth Transphysician ci permetterà di attivare 2 volte a turno le nostre saghe, accelerando la nostra azione. Anche con magie, ad esempio Broker's Confluence, Inexorable Tide e un Natural Restoration, possiamo ambire a questo prezioso risultato, con la massima flessibilità necessaria anche per non gettare troppo in fretta le nostre saghe senza attivare con profitto la seconda abilità del generale. Abbiamo poi alcuni artefatti tra Contagious Engine, Isgrom Gauntlet e Staff of Completion che possono garantirci con profitto il medesimo risultato, variando il mix di carte in grado di rendere ancora più incisive le nostre saghe, risparmiando un turno per farle arrivare al loro ultimo capitolo. Fondamentali, vista la varietà di effetti presenti nelle saghe, un buon numero di tutori come Captain Sisei Weaverlight Captain e Zurvan Enchanter per dare stabilità alla nostra azione, che rischia di avere in mano carte poco impattanti per il contesto del momento. Per fortuna avremo anche qualche magia tra Enlightened Tutor, Idyllic Tutor, Play of Guidance e Search of Glory, che si avvantaggiano della natura di incantesimo delle nostre saghe, rendendo tutto un po' più facile, tra la pletora di carte possibili da ritrovare. Già, perché molte di loro, nel giusto contesto, possono anche fungere da interazione. Basti pensare a Binding the Old Gods, Elspeth Conqueror's Debt, The Elder Dragon War, The Trickster God Haste e Time of Ice, quindi è bene approfittare al massimo dei tutori a disposizione per non vanificare i loro effetti. Anche con qualche creatura come Domwake Giant e magie come Fuel of the Chaos, Heroic Intervention e Void Rend, possiamo annoverare risposte ai problemi proposti dal party, ma il loro numero non potrà essere elevato per non togliere slot preziosi alle nostre saghe, pilastri del nostro mazzo. Di certo non sarà facile ipotizzare con loro delle chiusure, ma grazie a carte come Dance of Amends, Area in Ultimatum, Open the Vaults, Replenish e Surgent Belief, potremo rianimarle tutte in un colpo solo, acquisendo così tanti vantaggi che difficilmente i nostri avversari ci potranno contenere, mentre agguantiamo la vittoria. Considerando il potenziale offerto da Tom Bombadil non solo sul fronte delle saghe, ma anche del suo color pie pentacolare, avremo modo di spaziare molto sulle carte a supporto nel nostro gameplay, potendo scegliere praticamente tutto quello che è accessibile nel formato. Vista la mole di permanenti che cercheremo di mettere in gioco, Teveris Protection risulterà risolutiva in più di un'occasione, sia come risposta alle rimozioni globali, sia nelle combat, visto che non avremo la tendenza a popolare il board di molte creature. Per incrementare il mana, soprattutto quello colorato, una carta come Smothering Tide è di certo la benvenuta, non solo per i tesori che ci offre, ma per la sua natura di incantesimo, che ben si incastra con la pletora di effetti che già avremo a disposizione tra le 99.
E visto che il numero di magie a disposizione non sarà mai molto elevato, The Mirari Conjecture è un'ottima opzione per recuperarle dal cimitero, con una saga che è perfetta per l'economia del mazzo, rendendo di nuovo utili carte già usate in precedenza. Un bersaglio ottimo sarà di certo Cyclonic Rift, utile per rallentare quanto basta i party più scalmanati, mentre noi cerchiamo di costruire i nostri vantaggi, con un generale e le sue molte saghe a disposizione. Per ottenere vantaggi trasversali dagli incantesimi, Estrid the Masked ha tutte le carte in regola per finire tra le 99, soprattutto se integreremo al meglio gli effetti a disposizione per ottenere facilmente la sua preziosa ultimate, al momento giusto. Infine, come chiusura alternativa, non sarebbe male sfruttare Helms of Gods, incastrando le protezioni a disposizione del nostro comandante con il numero cospicuo di incantesimi che schiereremo in campo, con questa build incentrata sulle saghe. Passiamo ora ad analizzare i pro e i contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e le meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo bardo dio. Il fatto di avere nella zona di comando un enabler per le saghe è una novità assoluta, che vi ingolosirà nel sfruttare appieno questi permanenti carichi di storie e di effetti interessanti, potendo spaziare tra i vari set che ultimamente ne hanno prodotti in quantità. La natura pentacolare del comandante è di certo un ulteriore vantaggio, sia per spaziare agevolmente tra le saghe, sia per avere diverse carte di supporto agli incantesimi in generale, dandoci modo di personalizzare la nostra build al meglio. Infine, non dimentichiamoci il plus di utilizzare uno dei personaggi più iconici della saga dei romanzi di Tolkien, che vede per la prima volta una rappresentazione grafica inserita tra le carte di Magic, rendendo qualsiasi nostra lista molto più epica del normale. Se sono tanti gli aspetti positivi, il fatto di avere in modo randomico una nuova saga in campo, con la seconda abilità del generale, non sempre sarà premiante per il nostro game plan, a meno di avere diversi enabler che sfrutteranno la presenza di incantesimi in campo. Di certo tenderemo a riempire molto il campo di gioco, destando le ire dei nostri avversari o risposte che possono spazzare via tutti i nostri sforzi in un sol colpo, penalizzando di molto l'andamento delle nostre partite, legate a filo doppio dalla presenza di un buon numero di saghe sul board. Il tutto si intreccia con la naturale lentezza nell'azione, sia per il costo di molte nostre saghe, sia per quello del comandante, che richiede tutti e 5 i colori per entrare in azione, oltre alla normale modalità di attivazione di questi incantesimi, che necessitano di 3 turni per arrivare al loro completamento. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Tom Bombadil, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 7,5, un voto non certo esaltante, dipeso principalmente dalla lentezza intrinseca delle abilità del generale, unita a quello delle saghe, che non riesce a migliorare più di tanto nemmeno con le meccaniche di supporto come quella proliferare, per accelerare un minimo l'azione, altrimenti troppo impacciata. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.